Benvenuti, cari Sky Kids. Benvenuti a tutti voi. Oggi ci aspetta un viaggio davvero interessante e anche abbastanza lungo. Quindi direi di tagliare corto e andare direttamente al punto della questione. Isola dell'Alba. Già, torniamo di nuovo lì, ma questa volta per parlare non tanto della storia in sé di questa mappa, ma del profeta. Oggi parleremo di qualcosa di importantissimo per la storia di Sky. Non parlerò di tutta la storia legata a questo personaggio perché voglio farvela scoprire pian piano andando avanti nel gioco. Ma la prima domanda che pongo è: chi è il primo profeta? Oppure ci sono stati più profeti? All'interno di Sky vediamo che ci sono queste figure chiamate anziani. Gli anziani sono, come vedremo, quei personaggi che risiedono nei principali templi di Sky. Ora, noi abbiamo visto nelle prime immagini nella grotta come gli abitanti formarono un regno all'interno di questo sistema che noi chiamiamo Sky. Un regno che era unito e che oggi noi, a distanza di migliaia di anni, vediamo disunito. C'è una piccola incongruenza perché nei graffiti si parla già di 7 regni, il che vuol dire che era previsto anche il regno dell'Eden, di ciò che oggi è l'occhio di Eden. L'incongruenza in questa parte sta nel fatto che quel regno, se era esistito, sicuramente non aveva un capo. E allora mi viene da pensare una cosa. Prima cosa di tutto, i graffiti sono postumi alla guerra, a ciò che distruggerà il mondo di Eden e lo terrà congelato per centinaia se non migliaia di anni. Dico questo perché quando noi ci approcciamo a questo mondo vediamo già molte strutture sepolte dallo scorrere del tempo, quindi navi che sono affondate nel terreno, strutture di edifici che sono ormai inglobate con la natura stessa. E questo mi fa arrivare a una conclusione, ovvero che sono passati tantissimi anni prima che appunto una piccola Moth potesse arrivare qui nell'isola dell'Alba, scoprire gli ultimi messaggi che i sopravvissuti probabilmente di quella guerra hanno tracciato sulle mura, con questi graffiti che si illuminano grazie alla luce delle candele, nella speranza che arrivasse qualcuno a salvarli. Dunque non diamo per scontato che ciò che vediamo all'interno delle grotte come graffiti, eccetera, sia qualcosa legato a quel tempo, al tempo passato di cui stiamo raccontando. Per cui è normale che si parli di 7 regni, ma il 7° regno era già il regno di Eden così come lo abbiamo visto o comunque conosciuto? Ovviamente no, ma non era nemmeno quel bellissimo castello che abbiamo visto poi in rovina nel momento in cui andiamo a visitarlo, cercando di salvare le anime di questo mondo. E dunque da chi era presieduto questo castello? La risposta che mi do sta sempre in quei graffiti, perché lì dicono: costruimmo un regno, ma non mettono al centro quello che evidentemente dovrebbe essere il castello più importante di tutti, ma si mette al centro il tempio che noi vediamo all'interno di Isola dell'Alba. E anche nel graffito successivo vediamo il simbolo della costellazione del primo saggio. In realtà tutti coloro che presiedono i templi di Sky vengono definiti anziani.
E poi, appunto, c'è l'ultimo regno, quello che noi conosciamo come Eden. Questo regno, a mio parere, inizialmente non era governato da nessuno. L'Eden, ovvero il paradiso terrestre, viene raccontato come un luogo di armonia totale, dove non c'è nessuno che prevarica sull'altro, dove le creature vivono in armonia, vivono in pace, tranquillità e serenità fra di loro. E questo era l'Eden. Un mondo incontaminato, un mondo lussureggiante in cui non serviva dominare la natura, in cui non serviva assoggettarsi ai pericoli della vita, ma chi riusciva a raggiungere quel punto avrebbe vissuto nella pace più totale. Ma come ci arrivano gli abitanti di Sky fino a quel punto? La mia teoria è che inizialmente il regno di Sky era anche molto difficile da dominare. Vento, acqua, roccia e fuoco erano i 4 elementi che si ponevano davanti come degli ostacoli difficili da fronteggiare per il popolo di Sky. Se noi vediamo bene il primo tempio nella mappa dell'Isola dell'Alba, sta proprio fra 2 colonne di nuvole che separavano quindi l'approdo da ciò che poi sarebbe diventato prateria diurna. Quel tempio ha un'importanza fondamentale per tutto il regno di Sky, per questo credo che sia anche al centro dell'antichissimo mondo, prima dell'arrivo del profeta, perché era quello non solo presidiato da colui che era il più saggio di tutti, quindi si può pensare da quello che era una sorta di capo, di saggio, di persona che veniva vista come colui che sapeva cosa fare e come aiutare le persone ad andare avanti e a vivere in quel luogo. Ma anche perché quel tempio fu costruito proprio per consentire il passaggio dei migranti a tutto il resto del mondo di Sky. Ed è qui che entra in gioco la grotta delle profezie, una grotta in cui chi superava le prove avrebbe dominato quell'elemento, quindi l'elemento dell'acqua, l'elemento della terra, l'elemento dell'aria e del fuoco. Tutti e 4 gli elementi potevano essere dominati se si superava la prova di questo personaggio, probabilmente ancora più super partes rispetto tutti gli abitanti di Sky, ovvero la maschera di Anubi, che ovviamente viene dalla religione dell'antico Egitto e che sta lì per giudicare e guardare, dare a chi dimostra di avere la forza di andare avanti la possibilità di dominare gli elementi. Ma facciamo un piccolo passo indietro, torniamo al nostro anziano, al nostro saggio. Il saggio che oggi conduce noi piccole falene verso l'Eden, indicandoci quel palazzo, è l'unico che ci indica quel palazzo, ovviamente di tutti gli altri, ha un senso perché lui tracciava la strada verso il posto migliore. Ora vi dico qual è la mia teoria. Questo saggio, questo primo anziano, era proprio colui che, rivestiva il ruolo principale di guida e di capo di tutto il popolo di Sky. Il primo indizio lo abbiamo già mostrato e spiegato, ovvero il fatto che nei graffiti il tempio principale, la Versailles di Sky, era proprio il tempio in questione, il tempio dell'Isola dell'Alba. Secondo indizio ce lo dà il fatto che quando si parla sempre del regno che poi viene spaccato dall'oscurità, c'è sempre il disegno della costellazione dell'antico saggio. Come se il gioco volesse suggerirci che il regno era unito finché quel bastone, quella costellazione, quella figura regnava su Sky.
Ma non pensiamo che regnare volesse dire avere una influenza incredibilmente forte, semplicemente essere la guida, il faro illuminante. Era lui, quindi, che stava sopra di tutti e dispensava proprio la sua conoscenza, la sua saggezza, anche agli altri che poi pian piano hanno preso posto nei vari altri templi. Difatti, tutti gli altri sono molto più giovani e hanno delle caratteristiche anche fallaci nel loro comportamento. Poi vedremo pian piano, mentre esploreremo tutte le mappe di Sky, cosa vuol dire questa cosa. Perché ognuno di loro ha commesso un piccolo errore, mentre in effetti l'anziano probabilmente ne ha commesso solo uno. Però su questo non possiamo averne una certezza. Diciamo che comunque, quando io ovviamente parlo della storia di Sky, come ho già detto nel primo episodio, bisogna stare molto attenti perché molte cose sono semplicemente deduttive e possono essere modificate dall'oggi al domani. Per cui magari fra un mese o di più esce un'informazione o viene modificata un'informazione. Pensiamo solo al fatto che all'inizio non c'erano tante altre mappe che poi sono state svelate e che quindi hanno contribuito al gioco. Per esempio, uno dei primi eventi di Sky fu proprio la Grotta delle Profezie, di cui andremo a parlare nella prossima puntata, dedicata al profeta. E ricordate, illuminate sempre il vostro cammino.